Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme la gallinella portauovo. Infatti, guardate un po', io ho utilizzato un uovo decorativo, però è della stessa grandezza dell'uovo normale, a cui viene appoggiata di sopra, viene inserita e sta perfettamente e può essere adagiata sia per decorare o come segnaposto per la nostra tavola il giorno di Pasqua, oppure come semplice decorazione per la casa o come regalino per amici e parenti. Questo è stato il risultato del sondaggio fatto qualche giorno fa su Instagram. Infatti vi avevo chiesto di decidere, di farmi sapere quale progetto volevate realizzato per Pasqua e la maggior parte di voi mi ha richiesto la gallinella, però mi sono arrivate altre richieste. Quindi sappiate bene che prossimamente, quindi il prossimo video sarà dedicato alla seconda richiesta più votata, però questo lasciamolo in sospeso, non vi anticipo niente. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto, e lì cercherò con dei post e delle storie di anticipare ciò che porterò qui sul canale, e poi faremo insieme anche dei per farvi partecipare attivamente anche a voi alle decisioni comunque sia dei miei tutorial. Ultimamente sono anche su TikTok, quindi vi inviterei a seguirmi anche lì. Se il video vi piace, lasciatemi un pollice all'insù e andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzeremo cotone numero 5 bianco, cotone numero 5 arancio sfumato, in quanto la colorazione la faremo di un colore sfumato, anche per vedere un po' come viene. Quello che sto utilizzando io è il super ritorto europeo come cotone, e poi avremo bisogno il cotone sempre numero 5 giallo per fare il becco e il cotone numero 5 rosso per fare la cresta. Lavoreremo il tutto con uncinetto 1,75, poi avrò bisogno un marcapunti, delle forbici e poi delle perline per fare appunto gli occhietti decorativi. Quindi gli occhietti vanno bene delle perline che poi con la colla a caldo, con la colla per tessuti, posizioneremo nel posto esatto. Prendiamo il cotone bianco, facciamo un cerchio magico, entriamo all'interno, ci tiriamo il filo e facciamo una catenella. All'interno lavoriamo 8 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Stringiamo la codina, quindi la tiriamo, stringiamo il nostro cerchio, entriamo nel primo punto che abbiamo appena fatto e ci lavoriamo un punto basso, quindi faremo una lavorazione a spirale. In questo primo punto inseriamo il marcapunti, quindi lo segniamo. Nello stesso punto rientriamo e facciamo un secondo punto basso, quindi dobbiamo fare ora 2 maglie basse per ogni punto sottostante, quindi alla fine avremo 16 maglie basse.
fatte le nostre 16 maglie basse, quindi 2 maglie basse per ogni punto sottostante, sganciamo il marcapunti, entriamo nel primo punto che avevamo, quello marcato, e facciamo sempre una maglia bassa, lo rimarchiamo e qui da questo punto in poi dobbiamo lavorare maglia su maglia, quindi sempre ci lavoriamo le nostre 16 maglie basse, maglia su maglia, e questo lo dobbiamo fare per 7 giri, quindi compreso il giro precedente, quello che abbiamo lavorato appunto 2 maglie basse nello stesso punto, devono essere totali 8 giri di 16 maglie basse. Quindi ci lavoriamo il giro sempre maglia su maglia, arrivati al marcapunti lo sganciamo, facciamo la prima maglia e la rimarchiamo e continuiamo così per 8 giri totali, quindi compresi quelli, mi raccomando, delle 2 maglie basse nello stesso punto. Quindi abbiamo fatto il secondo giro di 16 maglie basse, sganciamo, facciamo il terzo fino ad arrivare all'ottavo. Iniziamo insieme, dopodiché ci rivedremo al termine della nostra lavorazione. Fatti i nostri 8 giri, come vedete questo è il cerchietto iniziale di 8 maglie basse, da qui partiamo con 16, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8, entriamo, sganciamo il marcapunti e entriamo nel primo punto marcato e ci lavoriamo 2 maglie basse nello stesso punto. Marchiamo la prima maglia bassa che abbiamo fatto e da qui questo giro ci lavoriamo 2 maglie basse per ogni punto sottostante. Alla fine ci dobbiamo ritrovare con 32 maglie basse, quindi 2 maglie basse per ogni punto sottostante. Quindi iniziamo a fare il corpicino della nostra gallina. Completato il giro di 2 maglie basse per ogni punto sottostante, sganciamo il nostro marcapunti, entriamo nel primo punto e lo rimarchiamo, quindi entriamo e facciamo la prima maglia bassa, la rimarchiamo e contiamo, abbiamo fatto la prima, facciamo 10 maglie basse, quindi 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Fatte le nostre 10 maglie basse, cominciamo a lavorare nel punto successivo. Per 12 punti sottostanti dobbiamo fare, nel primo punto successivo che abbiamo facciamo 2 maglie basse nello stesso punto, nel seguente una, quindi alterneremo 2 maglie basse in un punto
e nel successivo ne lavoriamo una e lo facciamo per 12 punti. Quindi abbiamo fatto le nostre 2 maglie basse nello stesso punto, una maglia bassa, 2, 1, abbiamo lavorato 4 punti. Nel quinto punto lavoriamo 2 maglie basse, nel sesto punto una maglia bassa, nel settimo 2, nell'ottavo una, nel nono 2, nel decimo una, nell'undicesimo 2 e nel dodicesimo una. Qui ci lavoriamo 10 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e nell'ultimo punto lavoriamo il decimo punto e abbiamo terminato anche questo giro. Sganciamo il marcapunti e nel giro successivo dobbiamo lavorare punto su punto, quindi facciamo la prima maglia bassa, rimarchiamo la prima e ci lavoriamo un punto basso per ogni punto sottostante. Lavorate le nostre maglie basse, una maglia bassa per ogni punto sottostante, ci ritroviamo con 38 maglie basse. Rifacciamo un altro giro sempre punto su punto, quindi entriamo nel punto marcato, facciamo la maglia bassa e la rimarchiamo e lavoriamo sempre un punto basso per ogni punto sottostante. Questo lo lavoriamo per 36 punti, quindi su 38 ci dobbiamo fermare 2 punti prima del marcapunti, quindi lavoriamo e ci rivedremo al 36esimo punto. Arrivati qui al 36esimo punto, quindi 2 punti prima del marcapunti, vi potete anche regolare così anche senza contare, arrivati 2 punti prima lavoreremo delle maglie bassissime, quindi 1 e 2, quindi lavoriamo 2 maglie bassissime e sganciamo il marcapunti. Vi voglio anche spiegare perché sto facendo questo tipo di lavorazione. Siccome andrò a cambiare il colore, quindi inserirò il colore per poter fare le decorazioni, non voglio che si crei lo scalino di cambio colore, quindi effettuo questi due maglie bassissime, rientro ora sempre con una maglia bassissima e da qui mi rialzo con una catenella ed entro nello stesso punto con una maglia bassa, quindi creo quello che poi solitamente si fa per una lavorazione normale e non a spirale. Quindi l'inserimento poi del colore non ci verrà con lo scalino, però ci verrà lineare. Quindi non c'è bisogno più di marcare col marcapunti perché si vede, guardate, è una lavorazione che si vede l'inizio
e da qui mi lavoro un giro sempre con il colore bianco e faremo appunto 13 maglie basse. Una l'ho appena formata, che è la prima, quindi facciamo la seconda fino ad arrivare alla 13ª maglia, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e 13. E qui faremo come abbiamo fatto nel giro precedente, prima di fare punto su punto. Per i 12 punti successivi lavoreremo alternati 2 maglie basse e una maglia bassa. Quindi iniziamo con il primo che abbiamo a disposizione, lavoriamo 2 maglie basse, nel secondo una, nel terzo 2, nel quarto una, nel quinto 2, nel sesto una, nel settimo 2, nell'ottavo una, nel nono 2, nel decimo una, nell'11° 2, nella 12ª maglia una. Arrivati qui ci lavoriamo sempre 13 maglie basse, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Qui lavoriamo sulle maglie bassissime, 12 e 13. Qui è il punto di inizio e ci chiudiamo con maglia bassissima. Come vedete abbiamo allineato perfettamente la lavorazione. Prendiamo il cotone, in questo caso arancio sfumato, entriamo direttamente nella solina del bianco, la tiriamo un pochino, facciamo una catenella e una maglia bassa nello stesso punto. Quindi posiamo il bianco e ci lavoriamo l'arancio, così tiriamo un pochino il bianco e lasciamo questo filo in sospeso. La codina dell'arancio ora ce la fermiamo lavorandola e da qui abbiamo fatto la prima maglia bassa. Ora ne faremo altre 11, quindi in tutto 12 maglie basse, quindi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12, quindi 12 maglie basse, una mezza maglia alta e poi dobbiamo lavorare 18 gruppi
di 2 maglie alte, quindi per 18 punti dobbiamo lavorare 2 maglie alte. Quindi filo sull'uncinetto, entriamo nel primo e facciamo 2 maglie alte nello stesso punto. Così facciamo nel secondo fino a lavorarne 18. Fatte le nostre 18, nei 18 punti abbiamo lavorato 2 maglie alte nello stesso punto, quindi gruppetti di 2 maglie alte. Facciamo come abbiamo fatto all'inizio: una mezza maglia alta e poi 12 maglie basse, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ci chiudiamo nel primo punto con maglia bassissima e abbiamo fatto questa riga di diciamo colorata. In questo caso io sto usando questo arancio sfumato che è molto bello, però nelle due gallinelle ho usato diciamo il colore unico, quindi il rosso e il giallo. Qui prendiamo di nuovo il colore bianco che avevamo lasciato in sospeso, guardate, questo è il bianco, lo facciamo passare nella solina, entriamo nello stesso punto e ci facciamo una maglia bassa. Tiriamo il colore precedente, che è quello arancione, e da qui partiamo facendo una lavorazione con il colore bianco. Quindi dobbiamo lavorare 11 maglie basse, la prima l'abbiamo già lavorata, quindi 2, 3, fino ad arrivare a 11 maglie basse. Lavorate le nostre 11 maglie basse, cominciamo a lavorare per ogni punto che abbiamo sottostante le mezze maglie alte, quindi ne dobbiamo lavorare 39, quindi ne abbiamo lavorate 3, 4, 5, 6. Lavorate le nostre 41 mezze maglie alte, scusate, ho sbagliato, ho detto 39, invece sono 41. Lavoriamo 11 maglie basse fino ad arrivare nella parte iniziale, quindi come abbiamo fatto all'inizio. Ci chiudiamo nel primo punto che abbiamo formato con maglia bassissima. Ora dobbiamo rifare un giro con il cotone sfumato, quindi ci riprendiamo il nostro arancio sfumato, che manco farlo apposta, per ora è della colorazione bianco, perché va dal bianco proprio arancione, arancio chiaro e bianco. Lo facciamo passare sempre nella solina del punto del bianco e qui rientriamo nello stesso punto e facciamo una maglia bassa e lavoriamo 10 maglie basse, quindi il primo l'abbiamo fatto, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. 10 maglie basse. Continuiamo con 3 mezze maglie alte, 1, 2, 3, e poi per 39 punti dobbiamo alternare 2 maglie alte nello stesso punto e una maglia alta. Quindi di nuovo 2 maglie alte nel punto seguente, nello stesso punto, e una maglia alta. Quindi per 39 punti successivi dobbiamo fare questa lavorazione di alternare 2 maglie alte nello stesso punto seguiti da una maglia alta. Lavorate le nostre maglie alte, quindi 2 in una maglia, 1 e 2. Facciamo sempre le 3 mezze maglie alte come abbiamo fatto all'inizio e le 10 maglie basse. Quindi 3 mezze maglie alte e poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e ci chiudiamo nella prima maglia con maglia bassissima. La sfumatura del colore ha voluto che l'inizio e la fine sono di 2 colori diversi, ma non fa niente perché come vedete questo poi è il risultato del colore sfumato. Prendiamo di nuovo il bianco, quindi il colore bianco, lo facciamo passare nella solina dell'arancio, tiriamo il colore arancione, quindi la solina, entriamo nello stesso punto e non chiudiamo perché dobbiamo iniziare a fare le diminuzioni. Quindi questo è il primo punto, entriamo nel secondo e chiudiamo insieme. Quindi abbiamo fatto la prima diminuzione. Il secondo punto lo lavoriamo maglia bassa. I successivi 2 punti prendiamo il primo, entriamo nel secondo e facciamo una diminuzione. Quindi alterneremo una maglia bassa e una diminuzione nei punti successivi. Maglia bassa e diminuzione. Maglia bassa. Qui siamo arrivati alla mezza maglia alta, l'ultima mezza maglia alta che abbiamo fatto nella parte sotto, se voi vi ricordate. Quindi qui entriamo e facciamo 2 maglie basse nello stesso punto, saltiamo una maglia, nella maglia seguente faremo 2 maglie basse nello stesso punto. Quindi vi vorrei far capire solamente, per quanto riguarda le diminuzioni, abbiamo iniziato dal primo e secondo punto con le diminuzioni, abbiamo fatto una maglia bassa, diminuzione, maglia bassa, diminuzione, fino ad arrivare all'ultima mezza maglia alta che avevamo della riga precedente. Dopodiché, proprio nell'ultima mezza maglia alta abbiamo lavorato le nostre 2 maglie basse nello stesso punto. Abbiamo saltato una maglia, nella successiva abbiamo lavorato 2 maglie basse nello stesso punto.
saltiamo una maglia e facciamo la stessa cosa per tutto il giro, quindi saltiamo una maglia, 2 maglie basse nello stesso punto fino ad arrivare alla mezza maglia alta che abbiamo da questa parte. Dopodiché faremo, come abbiamo fatto all'inizio, diminuzione maglia bassa, diminuzione maglia bassa fino ad arrivare alla fine. Quindi stiamo lavorando le coppie di maglie basse, 2 maglie basse, saltiamo un punto, nel punto seguente 2 maglie basse, saltiamo un punto, nel punto seguente 2 maglie basse, arrivati qui alle mezze maglie alte saltiamo una e lavoriamo la seconda, anche se non vi viene la lavorazione per come l'avete iniziata, questione di un punto, non vi preoccupate. Quindi in questo caso a me è venuto un punto prima, non fa niente, saltiamo un punto, facciamo la maglia bassa e poi iniziamo con la diminuzione, maglia bassa, diminuzione, perché per un punto vi posso assicurare che non cambia niente la lavorazione e non si nota. Questo chissà, magari giustamente vedete se c'è qualcosa che non va, non vi preoccupate perché non fa assolutamente niente. Ho fatto la diminuzione e qui mi lavoro le ultime maglie basse che in questo caso mi sono venute consecutive. Rientro nel primo punto e mi chiudo con maglia bassissima. Come vedete, vi voglio far notare che la lavorazione da una parte e dall'altra è perfetta, quindi un punto non sposta assolutamente niente della lavorazione. Qui sempre con il bianco faremo l'ultimo giro, quindi il colore arancione, in questo caso taglio il filo e mi continuo la lavorazione solo col bianco. Entro sempre nella stessa maglia con una maglia bassa e qui mi lavoro una maglia bassa per ogni maglia bassa sottostante, quindi qui ci ritroveremo le maglie basse normali e le diminuzioni fino ad arrivare al primo gruppetto di 2 maglie basse insieme. Entriamo qui nell'ultimo punto che abbiamo disponibile, facciamo 2 catenelle ed entriamo nella parte centrale dei 2 gruppetti di maglie basse facendo una maglia bassa, 2 catenelle, entriamo qui nella parte centrale, maglia bassa, 2 catenelle, maglia bassa nella parte centrale, e questo lo faremo fino alla fine dei gruppetti di maglie basse, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, maglia bassa, 2 catenelle, maglia bassa, 2 catenelle, maglia bassa. Arrivati qui negli ultimi gruppetti ci lavoriamo sempre le 2 catenelle, maglia bassa nella parte centrale, 2 catenelle e facciamo l'ultima fino ad arrivare alle maglie basse, e qui ci lavoriamo una maglia bassa per ogni maglia sottostante
fino ad arrivare alla fine e chiuderci con maglia bassissima. Arrivati qui ci chiudiamo con maglia bassissima e abbiamo terminato la lavorazione della gallinella, quindi di tutto il corpicino. Qui possiamo tagliare il filo, lo agganciamo e poi lo facciamo sparire nelle maglie. Lo agganciamo e quindi poi lo facciamo passare nelle maglie e poi nella parte dentro per poterlo poi tagliare. Facciamo passare in qualche punto, anche con l'aiuto di un ago, e lo tagliamo. E qui abbiamo creato la nostra gallinella. Come vedete, la sfumatura del colore ha voluto questo tipo di decorazioni un po', diciamo, disuguali, però belle ugualmente. Ora possiamo fare il becco della gallina, quindi prendiamo il giallo, contiamo da qui, che è la parte centrale, contiamo 1 2 3 all'incirca nella parte appunto centrale della nostra testa. Ci tiriamo il filo giallo, quindi prendiamo le due asoline, facciamo una catenella, filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto e facciamo una mezza maglia alta, una catenella, sempre nello stesso punto ci lavoriamo una maglia bassissima, ci tiriamo il filo centrale e abbiamo creato il nostro becco. Ora, tagliando il filo, lo riportiamo all'interno, quindi della lavorazione, entriamo con l'uncinetto, nella parte bassa e ci tiriamo il filo all'interno. Così. E abbiamo creato, guardate un po', il becco della nostra gallina. Ci tiriamo anche la codina, sempre all'interno. Abbiamo creato il becco. Ora dobbiamo creare la cresta, quindi prendiamo il colore rosso. Partiamo dalla parte dietro, quindi questo è tutto quello che poi noi dovremo andare a lavorare, quindi partiamo da qui, tiriamo il filo, facciamo una catenella e qui ci lavoriamo 3 catenelle, entriamo vicino alla solina, questa è la solina che abbiamo fatto all'inizio, il cerchio magico, e facciamo una maglia bassa, 3 catenelle, entriamo poco dopo il cerchio magico e facciamo sempre una maglia bassa, 3 catenelle,
e qui proprio sopra il becco arriviamo e facciamo sempre la maglia bassa. Molto semplice, abbiamo creato una piccola cresta, come vedete, come quella là che avevo già, come quelle che avevo già creato. Ci tiriamo dentro ora tutti i fili, quindi questa la andremo a tagliare il filo e poi ce lo tiriamo all'interno. Entriamo con l'uncinetto sempre nel punto lavorato, prendiamo il filo e ce lo tiriamo all'interno. Così. E la stessa cosa facciamo con la codina iniziale. Ci tiriamo il filo sempre all'interno. Qui potete bloccarli anche tutti questi fili con anche con della colla per tessuti messa un pochino all'interno e quindi bloccati completamente. Fatto questo, con un goccino di colla a caldo inseriamo gli occhietti e la nostra gallinella è pronta. La gallinella è pronta. Ora facciamo la prova con l'uovo, quindi lo prendiamo da questa qui, si abbina anche perfettamente quest'uovo, lo inseriamo al di sotto e qui abbiamo la nostra gallina. Guardate come sta, vi assicuro che lo stesso risultato si ottiene con le uova vere, quindi se come me nella mia tradizione del mio paese c'è l'usanza per Pasqua di mettere in tavola le uova infornate, quindi fatte a forno, potete utilizzarle per metterne qualcuna a tavola sotto appunto le gallinelle. È una bella idea per accogliere comunque parenti e amici. Nello stesso tempo, se volete fare un regalo o lo volete abbinare ad un regalo, è l'ideale anche con queste uova decorative che poi potete inserire in modo più stabile. Basta solo applicare un goccino di colla a caldo o di colla per tessuti e quindi inserirle direttamente affinché non si muovano. Comunque ci sono tante idee, dal segnaposto alla decorazione per casa, quindi su mensoline e tavolinetti per poter utilizzare le nostre gallinelle. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.